Ciao a tutti e benvenuti a Malcesine, in provincia di Verona. Oggi sfrutteremo la funivia del Monte Baldo per guadagnare quota. Da lì, in sella alle nostre bici, pedaleremo per arrivare sul Monte Altissimo e prendere un sentiero che scenderà direttamente sulle rive del lago di Garda. Una volta usciti dalla funivia del Monte Baldo, noi teniamo verso sinistra l'indicazione per Monte Altissimo e prendiamo la strada bianca in leggera discesa. La strada bianca diventa poi strada asfaltata che percorriamo per un breve tratto e in prossimità del primo tornante verso destra prendiamo il sentiero sulla sinistra. Giungiamo così, dopo 5-10 minuti di single track, a incrociare di nuovo la strada asfaltata e prenderemo verso sinistra per raggiungere il rifugio Monte Altissimo. Raggiungiamo così il rifugio Graziani dove la strada asfaltata finisce. Noi proseguiamo su strada sterrata, passiamo dietro il rifugio e da qui in su la pendenza aumenta notevolmente. Subito dietro il rifugio Graziani, 200 metri dopo, al primo bivio noi svoltiamo a sinistra seguendo l'indicazione per rifugio Altissimo. E giungiamo così al rifugio Altissimo. Ci lasciamo al rifugio alle spalle e usciamo dal cortile prendendo subito a sinistra il sentiero 601. Diretti verso il Monte Varagna. Oh p***a ma le pietre lasciano spazio a terra battuta, possiamo lasciare scorrere molto più velocemente la nostra bici. Passaggi veramente stretti, anche a qualche radice. Troviamo qui un bivio, teniamo la sinistra alta. Quando arriviamo in prossimità del Monte Varagna, noi proseguiremo dritto sul sentiero quasi pianeggiante. Giungiamo così nei pressi della partenza di una strada bianca che possiamo scegliere se percorrere o prendere il single track che la taglia. Questo sentiero nella sua prima parte è molto semplice. Incrociamo la strada, facciamo 100 metri e la incrociamo di nuovo. Voltiamo a sinistra per 5-6 metri e a destra riprende il single track. Ambiente ancora spettacolare veramente. Ed eccoci così ad incrociare l'asfalto. Sarà sufficiente risalire per qualche metro e svoltare a destra seguendo l'indicazione Nago. Anche da qui in giù c'è la strada asfaltata, ma il single track che stiamo percorrendo va a incrociarla sovente, come nella parte alta. Prestiamo attenzione sempre alle auto, siamo su una strada. Quando finiscono i tratti il single track svoltiamo a destra in discesa su asfalto e proseguiamo per qualche chilometro fino a Prati di Nago. Prima di arrivare alla chiesa di Prati di Nago svoltiamo a sinistra in direzione Nago-Navene su strada bianca. Troviamo una fontana, siamo sul sentiero 6, arriviamo così su una larga strada bianca, evidente incrocio e noi svoltiamo a sinistra riprendendo il single track. E usciamo così al dosso dei Roveri dove svoltiamo a sinistra tenendo il sentiero 6 in direzione Lago e Navene. Un unico bivio, teniamo la destra in discesa direzione Navene, un bellissimo belvedere sul lago Ado. E poi svoltiamo a sinistra in discesa su
una discesa infinita. Ormai il sentiero ha lasciato spazio ad una strada bianca, larga, percorribile anche in auto. 500 metri dopo la barra che abbiamo attraversato troviamo sulla nostra sinistra un sentiero single track che taglia la strada bianca, proviamo ad imboccarlo, incrocia di nuovo la strada e prosegue abbastanza pulito, uscendo così dal bosco direttamente sull'asfalto di Navene. Proseguiamo dunque su asfalto fino a raggiungere lo stop. Subito dopo aver svoltato a sinistra su stradone, svoltiamo a destra in via Santa Francesca, seguendo le evidenti tacche rosse e bianche, arriviamo così sul lungolago. A questo punto Malcesine, essendo più a sud, sarà la nostra sinistra, ci resta far altro che svoltare a sinistra e percorrere la pista ciclabile che in pochi chilometri ci condurrà a Malcesine. Good. Here is more windy, it's better here. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever till the end of time. Oh, time, oh, time. My love is to the end of time. All this one dedicated to us, bad boy. We're from Yard of Foreign.